Oggi vi mostrerò la strategia che ha permesso a questa persona di guadagnare più di 82 milioni di dollari. Ebbene sì, il suo nome è Christian Cullam e ha portato il suo conto da circa 9.100 dollari a 82 milioni di dollari. E oggi andremo a vedere come funziona la sua strategia. La sua strategia si divide in 5 passaggi e oggi li andiamo a vedere tutti al grafico. Partiamo prima con il primo passaggio. Il primo passaggio consiste nel trovare la giusta condizione di mercato, ovvero trovare un titolo che avesse effettuato un movimento maggiore del 30%, ovvero compreso circa dal 30 al 100% di movimento in un solo mese. In realtà esiste un modo molto semplice per andare a cercare queste condizioni sul mercato e possiamo farlo tramite TradingView. Basterà andare sullo scanner appunto di TradingView e andare ad inserire questi determinati parametri, ovvero andare nei filtri, ricercare il tipo di titoli che ci interessano, in questo caso soltanto azioni ordinarie, e andare a cambiare la variazione percentuale mensile andandola a mettere maggiore di 30 in questo caso, come ci va a dire lui. Ovviamente ci verrà fatto già uno scarto di azioni. Adesso non è semplice, non è che sempre magari riusciamo a trovare dei titoli che hanno fatto un 30% mensile o comunque di più, quindi ci adattiamo a questi casi. Una volta trovato il titolo che ci interessa, possiamo passare alla fase 2, ovvero inserire gli indicatori che ci interessano, perché sì, questa strategia ha bisogno di due semplici indicatori. L'indicatore che ci interessa è l'EMA, la media mobile esponenziale, che poi andremo a modificare. Quindi inseriamo il nostro indicatore EMA e ripeteremo lo stesso passaggio perché ci interessano due tipi di EMA diverse. Quindi inseriamo di nuovo EMA e ce ne ritroviamo due. Andiamo a modificare la prima. In periodo andiamo a mettere 10, io ovviamente avevo già messo questi parametri, 10, e in metodo andiamo a cambiare in SMA. Una volta inserito la prima gli cambiamo anche il colore, in questo caso io l'ho messa bianca per riconoscerlo, quindi abbiamo la SMA 10 a 10 periodi colore bianco. E adesso andiamo a modificare l'altra EMA e facciamo la stessa cosa, soltanto che qua in periodo andiamo a mettere 20 e metodo sempre SMA. Come stile andiamo a mettere blu giusto per distinguerlo e abbiamo le nostre due EMA. Una volta inseriti gli indicatori ci saranno utili più che altro ad individuare una fase di consolidamento. Infatti Christian ci diceva che dopo aver individuato il grande movimento aspettava una fase di consolidamento che poteva oscillare dalle 2 settimane fino ai 2 mesi. Quindi, come dicevamo, una volta individuato il forte movimento a rialzo, questi indicatori ci vanno ad individuare una fase di consolidamento. Infatti possiamo vedere come spesso si intrecciano e il prezzo resta sempre intorno alle EMA. Il nostro passo 2 è completato e quindi ci spostiamo al passo 3. Arrivati alla fase 3 possiamo passare effettivamente nel vivo dell'azione, quindi possiamo aprire la nostra operazione e possiamo andare ad impostare uno stop loss e un take profit e andiamo a vedere effettivamente come fare. Quindi in questo caso, una volta individuato appunto il grande movimento a rialzo, la fase di consolidamento, possiamo andare a posizionarci. Ma come facciamo? Molti trader ovviamente aspetterebbero magari un retest del prezzo eccetera, mentre Christian opera in modo totalmente diverso. Quindi cosa fa? Si sposta a time frame più alti di quello orario, come può essere un time frame giornaliero, e aspetta la rottura a rialzo di questo movimento e quindi effettivamente andiamo ad aspettare la nostra rottura. Quindi che la candela rompe con il corpo questa resistenza, dobbiamo valutare come impostare stop loss e take profit. In molti trader sicuramente aspetteranno un retest prima di entrare eccetera eccetera, lui no, entra direttamente, basta solo che la candela effettivamente con il corpo va a rompere la resistenza e chiude la candela. Effettivamente qui possiamo entrare con la nostra posizione in long, ma lo stop loss come lo vuoi impostare? Lo imposta un po' sotto al minimo della candela che appunto ha rotto questa situazione, quindi lo stop loss è veramente molto stretto. Adesso tanti trader, stesso discorso di prima, perché lui opera in modo molto differente dal resto, magari vanno ad impostare un take profit con non so, rischio rendimento 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1 eccetera. Lui no, il suo take profit se lo dà con delle tempistiche, quindi dopo 3 massimo 5 giorni va a chiudere, a liquidare un terzo della sua posizione. Quindi il primo TP che riguarda soltanto appunto un terzo della sua posizione viene effettuato dopo 3-5 giorni. Ovviamente questo dipende anche in base alle medie, perché lui si basa sempre molto, si va a basare molto su queste medie, quindi se
in tal caso il corpo in questi giorni dovesse rompere le medie, magari la chiude prima, eccetera. Però se il prezzo è ancora sopra le medie, valuta di lasciare la posizione aperta appunto per massimo 5 giorni. E andando in avanti possiamo vedere, ecco qui, qua siamo al terzo giorno, quarto, quinto giorno. Effettivamente, come dicevamo, al terzo giorno il prezzo non ha toccato ancora le medie, non le ha rotte, quindi va a chiudere un terzo della sua posizione al quinto giorno. E questo è già un bel profitto, diciamo così, ma non finisce qui. E questo ci porta al quinto punto. Quindi, come gestiamo gli altri 2/3 della posizione? Ma gli altri 2/3 della posizione che fine fanno? Come si comporta Gian? Utilizza un trailing stop loss, ma come va a cambiare il suo stop loss? Ovvero si va a spostare il suo stop loss in base a come si muovono le medie. Quindi in questo caso facciamo di nuovo lo stesso discorso e il suo stop loss praticamente si va a spostare su queste medie qui. E andando avanti vediamo che finché poi la candela non rompe con il corpo questa media non chiude la posizione. Effettivamente qui, qua vabbè, sarebbe stato spostato qui lo stop e avrebbe preso lo stop qui, che vediamo che comunque è tanta roba. Possiamo basarci sia sulla 10 e sia sulla 20, ma la rottura della 20, vediamo quando è che con il corpo rompe la 20, ecco qua. In questo caso qui avrebbe rotto la 20 con il corpo, ma capiamo che uno stop loss preso qui è veramente tanta roba. Capisco che avendo uno stop loss così stretto è una strategia che ha un win rate veramente basso, infatti intorno al 30%, ma capiamo bene che su 10 posizioni ne chiudiamo 7 con meno 1%, ma ne vinciamo 3 con una media di circa 10-20% operazione, capiamo bene che abbiamo una percentuale di profitto del 53%, che è veramente tantissima roba. Ovviamente è una media abbastanza grossolana, ma è quello che Christian utilizza come metodo per continuare a guadagnare. È anche difficile trovare condizioni di mercato del genere. Capisco una persona che fa scalping, una strategia del genere non l'avrebbe mai valutata, e per questo vi lascio magari un'altra strategia più utilizzabile comunemente, diciamo così, o comunque per chi preferisce operare più tempo, e noi ci vediamo al prossimo video.